State per conoscere una delle città coloniali più belle e autentiche di Cuba. Circondata da una natura ricca di bellezza, storia e cultura. Benvenuti a Trinidad. E se siete arrivati in questa magnifica città, non potete fare a meno di fare un giro per i musei, piazze e vie più colorate dell'architettura cubana. Fare un'escursione nella verdeggiante e storica Valle de los Ingenios, importante centro di produzione di zucchero durante il secolo XIX. Spendere almeno mezza giornata a Playa Ancón, dove si può ammirare uno dei panorami più spettacolari del mare dei Caraibi. Mangiare in un ristorante tipico dove gustare la cucina creola e chiudere la serata nell'animata Casa della Musica. Todos que están enamorados, mano arriba ahí. Todos que estamos enamorados. Conosciuta come la città museo, Trinidad è patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO dal 1988. Fondata nel 1514 dagli spagnoli, Trinidad sembra esserci fermata nel tempo. Conserva un importante patrimonio architettonico coloniale dei secoli XVIII e XIX e ha raggiunto l'aspetto attuale grazie alla prosperità della produzione dello zucchero di quel periodo. Situata nella provincia di Santi Spíritus, tra mare e montagna, dista circa 317 km dalla capitale La Habana ed è raggiungibile in auto o con pullman. Vi consigliamo di spostarvi a Cuba con i taxi collettivi. Si risparmia tempo e i prezzi sono abbordabili. Siamo arrivati nel primo pomeriggio e dopo essere accolti in una bella casa particolare, siamo andati subito a fare un giro nel centro storico di Trinidad. Camminando per le vie caratteristiche del periodo coloniale, fatte di pietre asciotolate, siamo passati per la Casa della Musica, che si trova su una scalinata fiorita nel cuore di Trinidad e dove consigliamo vivamente ritornarci di sera quando gruppi musicali locali suonano dal vivo. In seguito siamo diretti a Plaza Mayor, punto centrale della città e della vita trinitaria dalla sua fondazione. Intorno a questa piazza sono concentrati le chiese, musei e gli edifici più belli dell'architettura coloniale. Da non perdere una delle viste più belle di Trinidad, dalla torre del Palazzo Cantero, Museo Municipale di Trinidad. Edificato nel 1830, racconta la vita di Trinidad dalla fondazione al commercio di schiavi, lo splendore dell'industria zuccheriera e le lotte per l'indipendenza. Salendo sulla torre Belvedere del palazzo, tramite una stretta scala in legno, si può ammirare la splendida vista sulla città. Uscendo dal museo, abbiamo preso un aperitivo degustando uno dei cocktail tipici cubani più gustosi, la canchanchara, che è preparata con rum, lime e miele e servita in tasse di terracotta. A cena abbiamo mangiato in un ristorante di cucina creola molto valido e animato.
L'indomani mattina siamo partiti per un'escursione in un taxi privato nella Valle de los Ingenios. La valle prende il nome dagli Ingenios, centri di produzione della canna da zucchero, nei quali lavoravano gli schiavi provenienti dall'Africa. Oltre alla bellezza paesaggistica, si tratta di un'area geografica di grande importanza storica, dichiarata patrimonio mondiale dall'umanità dall'UNESCO nel 1998 insieme alla città di Trinidad. Dal racconto di una guida abbiamo sentito la triste storia di migliaia di schiavi costretti a lavorare la canna da zucchero, sorvegliati dai padroni che salivano sulle cime delle torri sparse per la valle. Siamo saliti su una di queste torri, la torre dell'ingegno Manaka Isnaga, alta 45 metri, da dove si può ammirare un panorama della valle a 360 gradi. La Valle de los Ingenios merita sicuramente una visita per comprendere la storia di Trinidad. E non potevamo lasciare la valle senza provare un delizioso succo fresco di canna spremuto al momento. Nel pomeriggio siamo andati a Playa Ancón, che si trova a 12 km circa da Trinidad. Abbiamo contrattato con un tassista l'andata e il ritorno a 25 euro e siamo rimasti fino al tramonto. Playa Ancón è sicuramente il luogo ideale per godersi una giornata di relax. Sono circa 4 km di sabbia bianca e fina. Purtroppo la giornata non era tanto bella, ma questo ha reso il tramonto ancora più affascinante. La sera abbiamo mangiato in un ristorante molto bello, che sembrava un vero e proprio museo, nei dintorni di Plaza Mayor. ¿Quién será? Yo no sé si me podré encontrar. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé. E per chiudere la serata in bellezza, siamo andati a ballare alla Casa della Musica. Si paga un biglietto di pochi euro per accedere al locale. Si possono prendere lezioni di ballo e divertirsi ascoltando i cantanti cubani e seguendo i passi dei ballerini che ti coinvolgono nell'animata atmosfera cubana. Questo è il modo perfetto per salutare Trinidad.